Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti qui nel mio canale. Questa è la prima parte di un video in cui vado a confrontare i vari profiler, o per meglio dire profiler player, che troviamo nel mercato, almeno i più conosciuti, i più apprezzati. Ho deciso di dividere in due parti questo video in modo da renderlo più fruibile. Questa prima parte tratterà tutti quei pedali che hanno un valore al di sotto dei 300 euro e hanno anche delle dimensioni più contenute. Sto parlando ad esempio di questi qui: Tone X1, Valeton GP5, Sonic Cake Pocket Master e via dicendo. Nel secondo video che andrò a realizzare invece parleremo degli altri, quelli che costano più di 300 euro, vale a dire il Nano Cortex, il Tone X Pedal, il Dymahead e via dicendo. Prima di proseguire lasciatemi ringraziare The Live Sound, in particolar modo Jacopo Garimanno, che saluto, per avermi inviato il Tone X1 che mi mancava e ho potuto dunque inserirlo in questo interessante confronto che andremo a fare. Vi invito naturalmente a fare un salto nel loro sito www.thelivesound.com o, se siete dalle parti di Torino, fate un salto in negozio che si trova a Cavagnolo. Cominciamo dunque a confrontare Sonic Cake Pocket Master, Valeton GP5, Tone X1 e Sonulab Stomp Station. 4 pedalini dalle dimensioni molto contenute e, come vi dicevo, con un prezzo inferiore ai 300 euro. Tutti questi pedali si prefiggono il compito di simulare un amplificatore nella sua interezza, vale a dire testata e cassa. Questa è la loro funzione principale. Inoltre ci sono altre funzioni, altre opzioni che ogni pedale, più o meno diversamente dagli altri, ha a corredo. Quindi in questa prima parte di video andremo a confrontarli sotto l'aspetto delle funzioni e delle caratteristiche disponibili, mentre nella seconda parte andremo a confrontarli sotto l'aspetto audio, quindi la qualità delle simulazioni di amplificatori che ognuno di questo pedale riesce a fare. Quindi, per quanto riguarda la definizione audio, la risoluzione audio per così dire, ovvero la profondità in bit e la frequenza di campionamento, di base troviamo il Pocket Master e il Valeton GP5 con 24 bit e 44.100 Hz entrambi. Ad un livello leggermente superiore troviamo la Stomp Station con 32 bit e 44.100 Hz e il Tone X1 con 24 bit, ma attenzione bene, con 192.000 Hz come frequency rate. Per quanto riguarda invece la simulazione di amplificatori, il Valeton GP5, il Sonic Cake Pocket Master e lo Stomp Station si avvalgono dei profili NAMM, dunque possono caricare al loro interno dei profili che possiamo realizzare gratuitamente o scaricare gratuitamente da Tone 3000. Ma attenzione, questi profili che vengono caricati non sono, per così dire, di dimensione standard o in formato standard NAMM, ma per essere letti dal pedale e riprodotti vengono riconvertiti nei loro propri formati. Questa riconversione, attenzione bene, purtroppo causa un degrado della simulazione. Questo significa che se mi prendo il profilo di qualsivoglia amplificatore in formato NAMM e poi lo inserisco all'interno di uno di questi 3 pedalini, ci sarà una differenza in termini di qualità, perché naturalmente, lo sappiamo, i profili NAMM per essere riprodotti fedelmente hanno bisogno veramente di tanta potenza e questi pedali ovviamente per riprodurli vanno a riconvertire questi file nel loro formato proprietario per renderli più leggeri, più snelli. È sostanzialmente come prendere un file WAV che pesa centinaia di megabyte e convertirlo in MP3, o prendere un file ad esempio in formato
TIFF e convertirlo in JPEG. Sono dei formati compressi in cui si ha comunque una perdita di informazioni, quindi ovviamente questo è un aspetto da tenere presente. Inoltre, piccola particolarità per quanto riguarda il Pocket Master e il GP5, oltre ai profili NAM che possiamo caricare noi dall'esterno, al loro interno hanno anche delle simulazioni proprietarie di amplificatori. Un caso a parte riguarda invece il Tonex One, che non utilizza niente di tutto ciò, ma Tonex One utilizza i propri tone model, che possono essere realizzati con il software Tonex Modeler, e naturalmente sono gli stessi identici che troviamo anche nel Tonex Pedal. E vi dirò anche di più, la qualità della simulazione è esattamente uguale a quella del fratello maggiore. Per quanto riguarda il cabinet, invece, tutti quanti questi 4 pedali permettono di caricare impulse response in formato wave esterni. Attenzione, perché una bella cosa, una particolarità sta nello Stomp Station di Sonulab, che può caricare impulse response stereo, esattamente come faceva in passato il famosissimo Strymon Iridium. Per quanto riguarda effetti aggiuntivi, chi più chi meno, tutti quanti hanno un'accettabile quantità di effetti, quindi su tutti quanti questi pedali troveremo sicuramente un riverbero, un delay, una modulazione come un chorus ad esempio, un compressore e sicuramente il noise gate. Questi possono essere attivati, disattivati e regolati a piacere. Per quanto riguarda invece le connessioni digitali, ebbene, tutti quanti possiedono ovviamente una connessione USB per poter connetterci al computer, per poter gestire ovviamente i vari pedalini con il proprio editor, mentre il Sonic Cake, il Valeton GP5 e il Sonulab Stop Station possiedono anche una connessione wireless Bluetooth che ci permette di gestire i pedali senza cavi, senza nulla. Dunque, di questi 4, l'unico ad essere sprovvisto di connessione wireless è proprio il Tonex One. Quindi, per quanto riguarda l'editing, quindi se voglio modificare il suono, i parametri, il Sonic Cake Pocket Master mi permette di farlo in tutte e 3 le maniere. Mi permette di farlo on board, direttamente dalla pedaliera, mi permette di farlo dal computer, da PC, quindi collegandomi con il cavo USB, e mi permette di farlo anche ad esempio da smartphone o da tablet collegandomi tramite Bluetooth. Il Valeton GP5, attenzione, invece l'unica maniera per poter gestire, per poter controllare il pedale e fare editing è solo e unicamente via wireless Bluetooth tramite smartphone o tablet. Quindi non abbiamo la possibilità di modificare i parametri direttamente dal pedale o dal computer, mentre Tonex One ci permette di farlo sicuramente on board, anche se ovviamente come immaginiamo è un po' complicato dal momento che non c'è uno schermo che mi indichi che cosa sto modificando e come sto modificando un determinato parametro, e naturalmente collegandoci con il cavo USB lo possiamo gestire da Tonex Editor, che è un software gratuito che possiamo installare nel computer. E infine abbiamo il Sonulab Stomp Station, che mi permette di fare tutto, mi permette di controllare ogni singolo aspetto direttamente dal pedale, mi permette di farlo direttamente senza fili da uno smartphone o da un tablet, e mi permette di gestirlo anche da computer. Attenzione bene, da computer mi permette di farlo sia tramite cavo sia tramite Bluetooth wireless anche da PC. Ingressi e uscite analogici, diciamo che Sonic Cake, Valeton e Tonex One sono identici, perché entrambi hanno un ingresso mono e hanno un'uscita stereo. Questa uscita funge sia da uscita cuffie sia da uscita proprio stereofonica se utilizziamo un famoso cavo ad Y, mentre lo Stomp Station ci mette a disposizione 2 ingressi e 2 uscite separate completamente indipendenti che possiamo gestire come vogliamo.
manco a dirlo, tutti quanti questi pedali funzionano anche come periferica audio o, detta all'italiana, scheda audio. Quindi ci basterà prendere uno di questi 4 pedali, collegarlo al nostro smartphone o collegarlo al nostro computer tramite USB e questo funzionerà esattamente come una scheda audio, in modo che possiamo registrare o riprodurre la nostra musica. Per quanto riguarda l'alimentazione, il Stomp Station, il Tone X1 e il Valeton GP5 possono essere alimentati tramite jack, quindi lo standard Boss 9 volt centro negativo, e possono anche essere alimentate direttamente dalla porta USB. Per quanto riguarda il Sony Cake invece viene alimentato solo e unicamente tramite la porta USB, dal momento che è sprovvisto del connettore jack. Particolarità degne di nota di questi prodotti? Beh, sicuramente di bello il Sony Cake è che è l'unico ad avere una batteria al litio integrata. Questo significa che il Pocket Master funziona anche senza bisogno di essere collegato ad una fonte di energia elettrica esterna. Quindi con una batteria integrata posso permettermi di suonare comodamente praticamente in ogni dove, sempre se la batteria è carica. Altre cose degne di nota del Tone X1. Ebbene, il Tone X1, quando lo acquistate, insieme vi viene data una licenza di Tonex SE e anche di Amplitube SE. Questo significa che potete fare, se avete un computer abbastanza performante, perché i requisiti sono abbastanza alti, potete farvi i vostri profili. Questa è una cosa molto interessante, perché mentre gli altri si avvalgono di NAM, quindi di soluzioni esterne, seppur gratuite, Tonex è l'unico che, avendo il proprio diciamo così metodo proprietario, vi mette a disposizione insieme al pedale anche l'applicazione per poter profilare, e inoltre vi mette insieme anche Amplitube, che penso lo conosciamo un po' tutti. Stomp Station di particolarità è che è l'unico di questi 4 pedali ad avere una connessione MIDI. Infatti è l'unico che nativamente, senza bisogno di accrocchi esterni, può essere gestito via MIDI. Inoltre ha anche un ingresso per il controllo, ad esempio con un pedale di espressione, e una cosa uscita praticamente poche settimane fa, porta con sé anche la nuova funzione Magic Match. Ho fatto un video a parte in cui ho fatto dei test e vi ho fatto vedere come funziona. È quella funzione che mi permette di copiare il suono di il mio chitarrista o bassista preferito direttamente prendendolo dal brano originale, per poi inserirlo nel Stomp Station e suonare col suono del mio beniamino. Questa è una grande cosa che spero rivoluzionerà anche sicuramente il mondo del modeling e del profiling. E infine veniamo ai prezzi, quindi partiamo dal più economico di tutti, ovvero il Sony Cake Pocket Master, che viene venduto per circa 50 euro. A seguire il Valeton GP5 con 80 euro circa, poi facciamo un gradino un po' più alto e ci troviamo di fronte a Tone X1, che viene venduto per 155 euro. Un altro gradino molto importante, che direi è quasi il doppio del Tonex, e stiamo parlando del Sonulab Stomp Station, che viene venduto per 280 euro. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie.
Ebbene, questo era il confronto sotto l'aspetto delle funzioni e delle caratteristiche. Ora diamo un occhio invece alla qualità audio, ovvero alla capacità di questi 4 pedalini di riprodurre quanto più fedele possibile il suono di un amplificatore vero. Per questa test io ho profilato il mio Marshall Plexi che vedete lì sotto per il suono distorto e anche il mio Brunetti Singleman che vedete là sotto per i suoni puliti. Per quanto riguarda Sonic Cake, il Valeton e lo Stomp Station, naturalmente ho profilato questi amplificatori con il NAM, utilizzando la più alta qualità disponibile, ovvero 1000 epox, ma ricordiamoci che questi 3 prodotti riconvertiscono il file NAM nel loro formato proprietario per poterlo gestire, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare un calo di qualità. Per quanto riguarda Tonex One invece ho utilizzato il proprio software che è lo stesso fra l'altro che utilizza il Tonex Pedal. Ovviamente questo software è stato anche aggiornato proprio la settimana scorsa, migliorandone le prestazioni e migliorandone ulteriormente la qualità. In tutti quanti i pedali ho disattivato qualsiasi effetto e attenzione, ho disattivato anche il noise gate presente in input in modo da avere il suono nudo e crudo puro della profilazione fatta. Cominciamo dunque con il primo test, ovvero il suono distorto del mio Marshall Studio Vintage 20.
Rimanendo sempre con il Marshall, ascoltiamo ora invece come si comportano con la dinamica e il sustain. E veniamo ora al suono pulito, quindi quello che sentiremo ora è il mio Brunetti Single Man.
Bene ragazzi, sicuramente differenze ce ne sono sia sotto l'aspetto delle caratteristiche e delle funzioni, ma anche sotto l'aspetto audio. Come sapete, l'ho detto tante volte, io non credo nella validità dei null test, ma credo nell'orecchio umano. Quindi la scelta, se volete scegliere in base alla qualità audio, chiudete gli occhi e scegliete il prodotto che vi convince di più per quanto riguarda appunto l'aspetto sonoro. Qualche differenza naturalmente la si nota anche per quanto riguarda il prezzo, quindi ricordiamoci di valutare questi prodotti anche per il prezzo che vengono venduti. Quindi naturalmente ci troviamo di fronte a una buona gamma di scelte sia per quanto riguarda prezzi, sia per quanto riguarda caratteristiche, sia per quanto riguarda anche versatilità e qualità audio. Naturalmente io, come al solito, non credo esista un meglio e un peggio, ma casomai esiste cosa preferisco o cosa non preferisco. Naturalmente ognuno di noi ha le proprie esigenze e ha anche le proprie preferenze. Detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se per caso possedete uno di questi prodotti, come vi trovate e quali sono le vostre osservazioni magari da aggiungere. Voglio ringraziare del Live Sound per avermi inviato il Tonex One che mi mancava e ho potuto dunque integrarlo all'interno di questo test. Vi ricordo che se siete interessati lo potete acquistare utilizzando il codice coupon RobyRocks direttamente dal sito di The Live Sound. Vi invito naturalmente a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it dove trovate i miei profili, i miei impulse response, i corsi che io faccio e quant'altro. Detto questo io vi saluto, ricordatevi che c'è l'altra parte di video, quella che riguarda i pedali più grandi, i pedali più costosi e niente, ci vediamo di là. Ciao!